Sai muovere un GameObject in Unity ma non sai come si anima? In questa lezione vediamo come aggiungere animazioni a un personaggio 3D e collegarle ai suoi movimenti. Quello che serve è una mesh umanoide, un rig con le sue ossa e delle animazioni capaci di muovere quello scheletro, così che anche la mesh segue correttamente ogni movimento. Per la mesh ho scaricato un modello free dall'asset store di Unity, esattamente l'asset Polygon Starter Pack. Non è importante usare lo stesso modello che sto usando io, ma assicuratevi che sia in T-Pose, abbia un rig e sia compatibile con Unity. Cos'è il rig? Un personaggio 3D non si muove direttamente deformando la mesh a caso, di solito ha uno scheletro interno chiamato rig. Questo rig è formato da ossa. Le animazioni muovono queste ossa e la mesh segue il movimento dello scheletro. Assicuriamoci che il modello abbia un rig compatibile con Unity. Selezionando il modello 3D, nell'inspector escono tutte le caratteristiche. Fate clic su rig e assicuratevi che Animation Type sia umanoid. L'avatar deve essere creato da questo modello e assicuriamoci che sia in T-Pose. Facciamo clic su Configure. Si è aperta la schermata delle configurazioni. Questa gestisce le ossa della mesh. Possiamo selezionare corpo, testa e mani. Ma quello che interessa è che in scena non compaiono scritte rosse. Se compaiono come nel mio caso, vuol dire che la mesh e le ossa non sono in T-Pose, la posizione iniziale che aiuta Unity a collegare le mesh con le animazioni. Difatti c'è scritto Character is not in T-Pose e ci sono alcune ossa rosse. Facciamo uno zoom su queste ossa. Nell'inspector in basso su Pose selezioniamo Enforce T-Pose. A video potete notare che le ossa delle dita della mano si sono spostate e sono diventate verdi. Ora possiamo fare clic su Apply e poi Done. Seleziono il modello 3D e lo trascino dentro il nostro Player GameObject. In questo modo il modello diventa figlio del player. Questa struttura è importante. Il GameObject principale gestisce il codice e il character controller. Il modello figlio gestisce la parte visiva, quindi mesh, materiali e animazioni. Una cosa fondamentale è osservare due pivot sia della capsula che della mesh. Nel mio caso non combaciano, la mesh ha il pivot sui piedi, la capsula al centro. Iniziamo col disattivare il mesh render della capsula. Volendo possiamo anche eliminarlo insieme al mesh filter. Poi, tornando al pivot e alla transform dei GameObject, il GameObject player è su y uguale 1. Ciò vuol dire che per far appoggiare i piedi a terra alla mesh devo mettere il GameObject mesh a y-1. Ora è giunto il momento di aggiungere le animazioni. Qualsiasi animazione deve avere un rig compatibile. Io consiglio di scaricarle da Mixamo, che è compatibile con Unity. Per usare Mixamo serve un account Adobe. Una volta entrati nel sito possiamo usare la barra di ricerca. Per questo video servono queste animazioni: Idle per quando il personaggio è fermo, Running per farlo andare avanti, Backward per farlo camminare indietro, Left per farlo muovere lateralmente a sinistra, Right per far muovere il player lateralmente a destra, Jump per il salto, Falling per la caduta. I nomi possono cambiare leggermente in base a ciò che trovate. Partiamo dall'animazione Idle. Idle è l'animazione del player quando è fermo. Cerco Idle, scelgo un'animazione semplice, personaggio fermo o simulazione di un respiro. Facendo clic su Download si apre un pop-up per le opzioni. Se state scaricando anche il modello completo, potete usare With Skin. Se invece vi serve solo l'animazione, potete usare Without Skin. Come formato scegliamo FBX for Unity e poi di nuovo Download. Poi scarichiamo l'animazione per il movimento in avanti. Possiamo cercare Running oppure Run Forward. L'importante è scegliere un'animazione pulita che rappresenta il player mentre corre o cammina in avanti. Se l'animazione ha l'opzione In Place, attivatela. In Place evita che l'animazione sposti fisicamente il personaggio in avanti. Il movimento reale lo gestisce già il nostro script con il character controller. L'animazione deve solo mostrare il movimento. Ora cerchiamo una camminata indietro, una a destra e una a sinistra. Le mie si chiamano Running Backward per andare indietro, Left Strafe per andare a sinistra. Per andare a destra possiamo anche usare il tasto Mirror, così possiamo ottenere la stessa animazione inversa e usarla per la destra. Ma in passato mi è capitato di avere delle compenetrazioni, quindi cerco Right Strafe. Le animazioni Mirror possono avere una fase del passo diversa e le gambe potrebbero incrociarsi.
Meglio assicurarsi che ogni animazione inizia sempre con la stessa gamba, quindi se possibile usiamo due animazioni laterali separate e attiviamo in place su entrambe. Poi cerchiamo il salto e la caduta. Per il salto non cerco un'animazione completa, ma solo in salita, così il salto può avere più altezze. La mia animazione si chiama Jumping Up. Per la discesa del salto e la caduta seleziono Falling Idle. Tornando su Unity, dentro la cartella del Player Controller creo una nuova cartella chiamata Animation. Qui dentro trascino tutti i file scaricati da Mixamo. Quindi dovremo avere un'animazione idle, una running forward, una backward, una left, una right, una jump e una falling. Prima di usare queste animazioni controlliamo il rig. Selezioniamo tutte le animazioni. Andiamo nel tab rig. Per un personaggio umanoide impostiamo Animation Type su Humanoid e selezioniamo Avatar Definition su Create from this model. Infine facciamo Apply. In questo modo Unity capisce che stiamo lavorando con un personaggio umanoide e può gestire meglio le animazioni. Un'altra impostazione da ricordare è che le animazioni non sono eterne, finiscono. Per renderle eterne dobbiamo spostarci in Animation e per ognuna selezionare il loop. Così possiamo correre all'infinito in qualsiasi direzione. Attenzione, al jump up non date il loop, perché se saltate molto in alto potreste vedere l'animazione ripetersi. Quindi meglio vedere l'animazione ferma all'ultimo frame o al falling. Ora possiamo creare l'Animator Controller. L'Animator Controller è l'asset che decide quale animazione deve essere riprodotta in un determinato momento. Nella cartella, tasto destro, Animator Controller e lo chiamo Player Animator Controller e lo assegno al componente Animator del modello 3D. Apriamo l'Animator Controller. Qui dentro non creeremo una transazione separata per ogni direzione, sarebbe troppo scomodo. Per gestire il movimento avanti, indietro, sinistra e destra useremo un Blend Tree 2D. Un Blender Tree permette di fondere più animazioni in base a dei valori. Lo script che useremo in questo video viene dai due video precedenti, link in descrizione, e in questo caso abbiamo già un input perfetto per un Blender Tree 2D. Il nostro movimento parte da un vector 2 chiamato Move Input. La X del vector 2 indica sinistra e destra, la Y indica avanti e indietro. Questi due valori saranno perfetti soprattutto quando Line Mode è attivo, perché il player rimane rivolto verso la camera e può muoversi in tutte le direzioni. Prima di tutto creiamo i parametri dell'animator. Creo un parametro float chiamato MoveX, poi creo un altro parametro float chiamato MoveY. MoveX controllerà il movimento laterale, MoveY controllerà il movimento avanti e indietro. Attenzione ai nomi, dovranno essere scritti uguali anche nello script. Ora creo il Blend Tree. Nell'animator faccio tasto destro, Create State, From New Blend Tree e lo chiamo Movement. Poi apro il Blend Tree con doppio clic. Dentro questo Blend Tree inseriamo le animazioni del movimento. Impostiamo il tipo su 2D Freeform Directional. Questo tipo è comodo quando vogliamo gestire movimenti in più direzioni. Come parametro X scegliamo Move X, come parametro Y scegliamo Move Y. In questo modo il Blend Tree userà questi due valori per decidere quale animazione riprodurre. Ora aggiungiamo le animazioni dentro il Blend Tree. Aggiungiamo un elemento alla lista delle motion e selezioniamo Add Motion File. Selezioniamo il cerchietto per scegliere tra gli asset. Prima di tutto aggiungiamo l'idle. Per i parametri mettiamo 0 sia su X che su Y. Importiamo il secondo elemento nella lista. Add Motion File. Riselezioniamo il cerchietto. Questa volta scegliamo Running con i parametri X0 e Y1. Continuiamo con l'animazione indietro con X0 e Y-1. Come potete vedere si sta creando un cerchio con le varie animazioni in posizione. È un grafico utile se si vogliono inserire animazioni più complesse per diagonali o altro. Continuiamo con l'animazione a destra X1 e Y0 e infine l'animazione a sinistra con X-1 e Y0. Quindi il Blender Tree avrà questa logica. Quando Move X è 0 e Move Y è 0, il player è fermo e usa Idle. Quando Move Y va verso 1, usa l'animazione in avanti. Quando Move Y va verso -1, usa quella indietro.
Quando MoveX va verso 1 usa quella a destra e quando va verso -1 usa quella a sinistra. Il Blend Tree può anche mescolare le animazioni. Per esempio, se premo W e D insieme, il movimento sarà in diagonale, avanti a destra, e l'animazione finale sarà un mix delle due. Così il movimento risulta più naturale rispetto a una semplice transizione tra stati. Ora dobbiamo collegare questi parametri allo script. Lo script è costruito nella lezione del New Input System e Character Controller e aggiornato alla lezione sull'Aim System. Iscrivetevi per non perdere nessuna lezione. Dichiaro una variabile di tipo animator. Poi, dentro awake, recupero l'animator. Siccome l'animator si trova sul modello del figlio e non sul player principale, uso getComponentInChildren. Dentro update, dopo aver calcolato move direction e aver usato clamp magnitude, dobbiamo aggiornare i parametri dell'animator. Ma attenzione, nello script abbiamo due tipi di movimento diversi. Quando l'aim mode è attivo, il player rimane rivolto verso la camera e può andare avanti, indietro, destra e sinistra. In questo caso possiamo usare direttamente i valori del vector2 move input. Quindi prima creo una variabile di tipo vector2 per l'animator e poi gli do il move input, ma limitato a una grandezza massima di 1, come abbiamo fatto per il movimento col clamp magnitude. E poi dichiariamo una condizione su isAimActive. Non usiamo quella già presente perché voglio fare una spiegazione chiara e ci saremo incasinati la vita con l'else if. Se l'aim mode è attivo, passo la x a MoveX e la y a MoveY. MoveX e MoveY sono le due float messe nei parametri dell'animator controller. Quindi mi raccomando, tutti i nomi devono essere uguali, compreso la differenza tra maiuscole e minuscole. Se invece l'aim mode è disattivato, il player ruota verso la direzione in cui si sta muovendo, quindi visivamente sta sempre correndo in avanti. In questo caso imposto MoveX a 0 e uso Animator Input su MoveY. Uso Magnitude perché non voglio sapere se il player sta andando avanti o indietro, voglio solo sapere se si sta muovendo. Tanto il player ruoterà e andrà sempre avanti nella direzione scelta. Facciamo un primo test. Con l'aim mode attivo, quando non premiamo nulla, MoveX e MoveY restano a 0 e il player sta su idle. Se premo W parte l'animazione in avanti, con S quella indietro, mentre A e D usano le animazioni laterali. Se premiamo due direzioni insieme, il Blend Tree mescola le animazioni e crea il movimento diagonale. Se invece disattiviamo l'aim mode, il player ruota verso la direzione di movimento. Per questo l'animator usa la corsa in avanti anche quando premiamo A, D oppure S. È il player stesso a girarsi verso quella direzione. Ma abbiamo un problema. Il player sembra che si giri e le animazioni riescono a spostare il personaggio da sole, specie le laterali. Nel nostro caso, il movimento è gestito dallo script con il character controller, quindi l'animator deve solo mostrare l'animazione corretta. Per questo, sul componente animator, Apply Root Motion deve rimanere disattivato. Eventualmente controllate anche le animazioni una per le root transform. Attivate il Back into Pose per rotation, position Y e position XZ, così eliminiamo anche il più piccolo spostamento residuo laterale. Poi a Based Upon date Body Orientation per l'orientazione del corpo, Fit per impostare il riferimento verticale e Center of Mass su XZ per la posizione orizzontale. Notate bene, gli offset sono personali. Dipende dalla grandezza della vostra mesh. Se vedete che i piedi fluttuano in aria oppure scendono nel terreno, selezionate l'offset adeguato. Fate queste modifiche per tutte le animazioni. Ricordate, il jump up non deve avere il loop. Andiamo in play e riseguiamo il test. Va molto meglio di prima. Ovviamente sono animazioni gratuite, non aspettatevi chissà cosa. Divido lo schermo, c'è un piccolo particolare. Il player fluttua in aria. Prendo l'animazione idle come riferimento e modifico l'offset sulla root transform position Y. Dopo vari test ho capito che questa mesh deve avere un offset di 0,125. Dovrò dare questo valore ad ogni animazione. Guardate il risultato finale. Ora il player appoggia i piedi sul pavimento. Ora aggiungiamo le animazioni del salto e della caduta. Nel nostro caso non voglio usare una sola animazione per tutto il salto. Useremo jump up per la fase iniziale e falling per il resto del salto. Prima aggiungiamo tre parametri all'animator.
Creo un trigger chiamato jump, poi un bool chiamato isGrounded e infine un float chiamato vertical velocity. Jump farà partire l'animazione con jump up. IsGrounded ci dirà se il player è a terra. Vertical velocity ci servirà per capire se il player sta salendo oppure cadendo. Torniamo allo script. Il nostro player character controller ha già isGrounded e vertical velocity, quindi possiamo inviare direttamente questi valori all'animator. Dentro update, dopo aver fatto il ground check e calcolo sulla gravità, scriviamo animator set bool per isGrounded e poi animator set float per vertical velocity, passando le rispettive variabili. In questo modo l'animator sa in ogni momento se il player è a terra e qual è la sua velocità verticale. Ora modifichiamo il metodo onJump. Il salto parte quando premiamo il pulsante e il player è a terra. Dentro la stessa condizione, subito dopo aver calcolato vertical velocity, richiamiamo anche il trigger jump per far partire l'animazione del salto. Torniamo all'animator e trasciniamo dentro anche le clip jump up e falling. Abbiamo così tre stati separati. Il nostro stato normale rimane movement, perché lì dentro abbiamo già idle e vari movimenti. Creo una transizione da AnyState a jump up. Uso AnyState perché voglio poter saltare sia da fermo sia mentre mi sto muovendo. Come condizione metto il trigger jump. Disattivo hasExitTime per far partire l'animazione istantaneamente. Ora collego jump up a falling. Questa volta attivo hasExitTime perché voglio che l'animazione jump up venga riprodotta fino alla fine. Come condizione metto isGrounded uguale false. Quindi quando il player salta e l'animazione arriva alla fine, se il player è ancora in aria, l'animator passa automaticamente a falling. Ma il player potrebbe anche toccare terra prima che sia necessario entrare in falling. Per questo creo una transazione da jump up a movement. Lascio hasExitTime attivo e come condizione imposto isGrounded uguale a true. Alla fine di jump up, Unity farà quindi una scelta molto semplice. Se siamo ancora in aria, va in falling. Se siamo già a terra, torna a movement. Poi creo la transizione da falling a movement. Qui disattivo hasExitTime e imposto isGrounded uguale a true, perché appena tocchiamo terra vogliamo uscire subito dalla caduta. Ci manca però un caso. Cosa succede se il player cade da una piattaforma senza aver premuto jump? Creiamo una transizione da movement a falling e disattiviamo hasExitTime perché vogliamo che la caduta venga riconosciuta subito. Come condizione impostiamo vertical velocity minore di meno 2,5. In questo modo l'animazione parte solo quando il player sta realmente cadendo già da un po'. Facciamo un test. Premendo jump notiamo che il player sta saltando, ma l'animazione ancora no. Il problema è di aver scelto un'animazione che carica il salto e quindi non sembra andare a tempo. Abbiamo due opzioni: cambiare l'animazione attuale con una istantanea o tagliare il primo mezzo secondo di quella attuale. Selezioniamo l'animazione e nell'inspector mettiamo in play l'anteprima, rallentandola anche. Poi, sullo start, iniziamo a tagliare qualche frame. Possiamo anche trascinare l'asta. Con una modifica fatta ad occhio, credo che farò partire l'animazione a 13 frame. Ora l'animazione del salto dovrebbe essere più reattiva. Facciamo un test finale. Premendo jump parte subito l'animazione jump up. Forse ho tagliato troppi frame, forse 10 andava bene, ma sono piccoli fix che vengono fatti dopo tanti test. Quando l'animazione termina, se il player è ancora in aria, passa a falling. Appena tocca a terra, torna a movement. Se non sto premendo nulla, il Blender Tree torna automaticamente su idle. Se invece cado direttamente da una piattaforma, non viene riprodotto jump up. Il player passa da movement a falling e poi torna a movement quando tocca terra. Inoltre l'animazione di caduta avviene anche quando si scendono le scale. Qui dobbiamo modificare un po' il check sphere, dato che la mesh ha l'offset per toccare a terra, e magari aumentare la condizione da movement a falling, vertical velocity minore di meno 4, così da avere un po' di più tempo prima che l'animazione di caduta si avvii.
A questo punto il player ha un sistema di animazione completo. Animazioni bruttine ma gratuite. In 3 lezioni vi ho mostrato come muovere un player, come muovere la telecamera e come animare il player. Iscrivetevi per non perdervi le prossime lezioni.